Ciao amici, ben ritrovati. Oggi vi parlo del 1020 Nikkor, un obiettivo che vi presento dopo, perché prima vi presento Fabio, un fotografo di Torino che è venuto a trovarmi. Ecco perché sono in una nuova location e in questo studio un po' diverso. Ciao Fabio. Ciao Stefano. Fabio è un fotografo, ha un mondo fotografico diverso dal mio, anzi parecchio diverso, e proprio per questo complementare. Dove io uso il cavalletto e il flessibile, lui usa la macchina a mano libera perché è un fotografo di eventi dove io guardo la luce del meteo per trovare, lui usa spesso il flash perché si trova in condizioni di luce artificiale essendo locali. Infatti è specializzato, possiamo dirlo, nella nightlife, quello che succede nei locali, nelle feste. Oggi parliamo di questo 1020, il 1020 che è un obiettivo nato per il sensore APS-C, ha un po' sgomitato perché è un settore molto affollato. Non l'ho mai adottato perché, come vi ho detto nell'introduzione, preferisco piuttosto la lente fissa perché la mia esigenza è quella. Ma lui ha un'altra esigenza, lo zoom senza dubbio lo aiuta di più. Ci parli un pochettino di perché questo. Dicevo, avevo già il vecchio Sigma, però questo 1020 quando l'ho visto mi ha incuriosito dal fatto che è più piccolo, è più recente chiaramente, è un obiettivo EFP che era la nuova, diciamo, generazione, prima degli FD, poi gli FS, adesso ci sono questi EFP che hanno anche il controllo del diaframma elettronico. Sì. È un obiettivo che sembra un po' plasticoso perché effettivamente il prezzo è un po' irrisorio, mi sembra che siamo sui 300 euro, che è molto irrisorio rispetto a tutto l'ambaradan che abbiamo qui a disposizione, ma non deve far ingannare. È vero, un 1020 che è forse un po' scuro perché è un 4556, ma è silenziosissimo perché l'autofocus non si percepisce, ha il VR già integrato, quindi anche se sono grandangolare il VR non ha tutta questa, però può servire. Io lo utilizzo spesso per delle panoramiche in cui però il fisheye non viene visto molto bene perché magari finché è un evento in cui ci sono le persone ci può stare. Se è un evento magari aziendale o comunque una cena in cui ci sono le tavolate, le colonne, questa distorsione non piace molto. Il 10-20 invece, essendo lineare, quindi non ha questa curvatura, distorce un pochetto a 10, che però si può risolvere in post-produzione, ma ha questo una visione proprio grandiosa, ma corretta ancora. Appunto, esattamente. È un obiettivo comunque piccolo, leggero, ma su una macchina come una 500, che è la regina delle APS-C, diciamo proprio nel mondo Nikon, dà una risoluzione ottima. Anche se di notte, anche senza flash, anche se non è un 2.8 ma è un 4.556, ripeto, utilizzandolo con dei tempi adeguati fornisce delle immagini super per un obiettivo di tutto rilievo, costosissimo. Infatti, esatto, quando dici che il costo irrisorio si capisce chiaramente che è rapportato ad altri obiettivi che vedete esposti qua, però anche la qualità, ti confesso che a me sembra invece migliore di tanti altri obiettivi che ho maneggiato, perché per esempio la ghiera che sposta la lunghezza focale è molto ben frizionata, cosa che invece in molti grandangolari, anche il Sigma che hai nominato prima, è molto più quasi lasca, mi viene da dire, quasi approssimativa, invece qui è ben frizionata e ci sta. Poi certo, compattezza sì, ma mi ha impressionato il fatto che è stabilizzato ma non produce alcun rumore la stabilizzazione, così come non produce alcun rumore la messa a fuoco. La resa dei colori e il dettaglio nel tuo mondo di questo obiettivo com'è? Come lo trovi? È molto buona anche perché questo è un obiettivo che utilizzando sul mondo APS-C con le ultime macchine che hanno migliorato il sensore diciamo viene sfruttato al massimo, anche se appunto, ripeto, è un obiettivo più irrisorio rispetto agli altri, ma che diciamo vale tutti i soldi spesi, forse anche ha un rapporto qualità alto. Ho posseduto svariati zoom grandangolari di altri marchi nel corso degli anni, tra Sigma, Tamron e anche qualche altro brand minore, ottenendo prestazioni in linea con il prezzo fra i 400 e i 600 euro. Per tutti quanti i problemi sono i soliti. Quali? Scarsa luminosità,
distorsione elevata a 10 mm, drammatica caduta di nitidezza ai bordi della massima apertura e anche caduta di luce che sappiamo tutti si chiama vignettatura. Questi sono problemi comuni a tutti, anche a quelli importanti che vi ho citato prima, anche se riescono a fare meglio perché c'è un formato maggiore, quindi una copertura più ampia, delle lenti molto più grandi, con del vetro molto più curato, insomma c'è molto di più. Però c'è anche un prezzo che è molto più costoso. E allora ritorniamo in questo segmento, questi piccoli che fanno però delle cose da grandi. Ecco perché questo piccolo Nikon riesce a fare un po' meglio degli altri che vi ho nominato, dei Sigma e dei Tamron, in considerazione del prezzo con il quale viene commercializzato in relazione al peso, ingombri. Insomma, risulta a mio avviso il vincitore rispetto agli altri. I colori sono saturi, sono brillanti, decisamente più corretti rispetto al Sigma che, tanto per non fare nomi, in quanto ogni tanto dà una leggera coloratura, ogni tanto interpreta il bianco un po' a modo proprio, non è proprio quello, soprattutto quando ci troviamo in condizioni di luce non riconoscibile con facilità, luce mista, oppure un tramonto dove c'è comunque una luce che ha una temperatura colore elevata ma dobbiamo preservare il rapporto con gli altri colori. Insomma, questo Nikon secondo me fa un pochettino meglio di questo che vi ho citato. Anche l'autofocus è un autofocus che secondo me funziona un pochettino meglio rispetto alla concorrenza, per quanto l'autofocus in un sistema grandangolare conta quel che conta. Teniamo presente che l'escursione intanto è ridotta al 2x, ma la messa a fuoco varia praticamente da pochi centimetri a infinito, basta ovviamente soltanto restringere il diaframma. Le immagini prodotte infatti sono ricche di contrasto, decisamente eccessivo se le paragoniamo ad una lente di qualità, ad una lente fissa che ha ben altro costo, ed anche la nitidezza comunque quella espressa è di buon livello, ma talvolta un po' appiattita dalle dimensioni contenute del sensore. Dobbiamo anche fare caso a questo, che un conto è ragionare sul full frame, un conto è ragionare sul sensore ridotto. Comunque insomma l'immagine risulta spendibile, è chiaro che non possiamo attenderci una qualità sensazionale, però non vi nascondo che anche alcuni obiettivi molto più importanti dedicati al pieno formato a volte mi hanno lasciato deluso, più o meno con le stesse solite critiche. Nella focale più ampia, il 15 mm, a volte il 16, risultano un po' impastati, il contrasto talvolta un po' appiattito, oppure il nero che non riesce, soprattutto nei transitori delle parti ombreggiate, ad essere modulabile come lo vorrei io e come lo vede il mio occhio. Insomma, i problemi, le problematiche sono più riconducibili alla tipologia di obiettivo, cioè un grandangolare con una lente di solito sferica e sforgente, piuttosto che a questa unità, e cioè al Nikon di cui stiamo parlando adesso, questo 10-20. Amici, vi saluto, vi aspetto ai prossimi video. Ciao!